la maggior parte delle persone prepara la parmigiana di melanzane nel modo sbagliato, ma questo è il vero metodo tradizionale italiano. Oggi vi mostrerò come preparare l'autentica parmigiana di melanzane italiana, usando ingredienti semplici, ma con tecniche che fanno davvero la differenza. Tagliate le melanzane a uno spessore leggermente inferiore a 1 centimetro. Questo spessore permette una cottura perfetta senza farle diventare troppo molli. Questo passaggio è estremamente importante e moltissime persone lo saltano. Il sale aiuta le melanzane a rilasciare l'acqua in eccesso, altrimenti la parmigiana rischia di diventare acquosa durante la cottura in forno. Per ottenere il miglior risultato finale, questa fase andrebbe fatta preferibilmente la sera prima. Eliminare lentamente l'acqua in eccesso permette di ottenere melanzane molto più compatte e gustose dopo la frittura e la cottura finale. Il giorno successivo potete vedere chiaramente quanta acqua hanno rilasciato le melanzane. Sopra ho anche posizionato un piatto con una bottiglia d'acqua per comprimerle e facilitare ulteriormente l'eliminazione dei liquidi. Adesso sciacquiamo bene le melanzane sotto acqua corrente. Poi strizziamo accuratamente ogni fetta per eliminare quanta più acqua possibile. Infine asciughiamo ogni fetta con cura usando della carta assorbente. Io utilizzo la mozzarella per pizza perché contiene molto meno siero rispetto alla mozzarella fresca tradizionale. Questo aiuta enormemente a evitare che la parmigiana diventi acquosa durante la cottura. Schiacciare l'aglio almeno 10 minuti prima della cottura è molto importante. Durante questi minuti si attiva una reazione naturale che sviluppa potenti compositi antiossidanti considerati molto benefici per la salute. Sbattiamo bene le uova senza aggiungere sale né altri ingredienti. Io aggiungo un po' più farina per comodità, soprattutto per le ultime fette di melanzana, ma naturalmente ognuno può regolarsi come preferisce. Adesso iniziamo a preparare il sugo di pomodoro.
Aggiungiamo l'aglio schiacciato nell'olio extravergine d'oliva. L'aglio deve sempre cuocere a fuoco basso. Se il fuoco è troppo alto, rischia di rilasciare un gusto amaro invece della sua naturale dolcezza. Quando l'aglio diventa dorato, va rimosso. Il suo compito è semplicemente aromatizzare l'olio, non restare nel sugo di pomodoro. Adesso aggiungiamo la passata di pomodoro. Aggiungiamo sale e pepe nero, macinati al momento. Lasciamo il coperchio leggermente aperto per favorire la fuoriuscita del vapore e dell'acqua in eccesso. Il sugo di pomodoro deve sempre cuocere lentamente, a fuoco basso, mai a fuoco troppo alto. Solo dopo aver spento il fuoco aggiungiamo il basilico fresco. Se il basilico cuoce troppo a lungo nel pomodoro, il sugo rischia di diventare leggermente amaro. In questo modo, invece, mantiene tutta la sua dolcezza e il suo profumo fresco. Adesso scaldiamo l'olio per friggere le melanzane. Passiamo ogni fetta prima nella farina e poi nelle uova sbattute, prima della frittura. Bastano circa 2 minuti per lato fino a ottenere una perfetta doratura. Una melanzana fritta perfettamente deve risultare dorata e leggermente rigida. Se la prendete dal centro, la fetta non dovrebbe piegarsi completamente sotto il proprio peso. Adesso iniziamo a creare la parmigiana. Prima mettiamo il sugo di pomodoro, poi le melanzane fritte, poi il sugo di pomodoro, il parmigiano grattugiato e la mozzarella. Ripetiamo il procedimento fino a creare 3 strati completi. La parmigiana di melanzane ha origini molto antiche che risalgono circa al XVIII secolo tra Sicilia e Napoli. Le melanzane arrivarono nel sud Italia grazie agli arabi durante il Medioevo e col tempo diventarono uno degli ingredienti simbolo della cucina mediterranea. Nonostante il nome, la parmigiana non nasce a Parma. Secondo una delle teorie più conosciute, il nome deriva dalla parola siciliana parmiciana, che indicava le persiane di legno formate da listelli sovrapposti, proprio come gli strati di melanzane di questa ricetta. Con l'emigrazione italiana, la parmigiana ha poi viaggiato in tutto il mondo, diventando uno dei simboli più amati della cucina italiana fatta in casa. Per l'ultimo strato aggiungiamo abbondante sugo e ancora più parmigiano grattugiato per ottenere una crosta dorata perfetta.
E adesso la parmigiana è finalmente pronta per il forno. Cuociamo a 190 gradi fino a ottenere una superficie perfettamente dorata e bollente. Tutto questo dura in genere sui 40 minuti. Appena uscita dal forno. Questo è il momento in cui tutta la cucina profuma d'Italia. Lasciamo riposare la parmigiana per alcuni minuti prima di tagliarla. Questo permette agli strati di diventare cremosi, ma allo stesso tempo perfettamente compatti. E questa è l'autentica parmigiana di melanzane italiana. Croccante in superficie, cremosa all'interno e piena di sapore. Mmm, questo è il vero comfort food italiano. Se ti è piaciuta questa ricetta, lascia un like per supportare Home Kitchen Italy